Ma le auto elettriche vanno davvero a fuoco? Secondo alcune ricerche no, anzi prenderebbero fuoco meno delle auto tradizionali a benzina, diesel, comunque termiche. Ma nelle ultime settimane, lo avrete notato, ho pubblicato diversi shorts qui sul canale in cui mostravo delle auto elettriche andare a fuoco, a volte persino scoppiare, per motivi apparentemente inspiegabili. Un po' per sensibilizzare su un argomento forse un po' ingiustamente ignorato, un po' per poterne discutere insieme a voi sulle possibili cause e dinamiche, in modo da capire quanto sia possibile prevenire, nei limiti del possibile, questi, chiamiamoli, incidenti. Ad esempio, nel mio ultimo shorts vi ho mostrato una Tesla Model X andare a fuoco, letteralmente, non dalla terraferma, ma dal fondo di un lago di acqua dolce. Nei commenti abbiamo discusso un po' sui possibili motivi di questo incendio così particolare e alla fine si è capito che le batterie al litio non sono grandi amiche dell'acqua e dell'ossigeno presente nell'acqua che causano questa reazione, e da questo purtroppo nascono anche alcuni dubbi, ovvero in caso di allagamento della strada e in caso ci trovassimo nella nostra auto elettrica in quel momento, rischieremmo per assurdo che l'auto prenda fuoco per questo motivo? Chissà. Io comunque penso che nelle ricerche che mettono in relazione auto elettriche e possibili rischi di incendio non si prendano in considerazione un paio di aspetti molto importanti. Il primo è che le auto elettriche, quando prendono fuoco, lo fanno per motivi che restano ignoti. Vi basta fare delle ricerche in cui si cercano delle responsabilità a questi incendi e molto spesso purtroppo non si trovano. Auto molto spesso recenti, addirittura nelle stesse concessionarie che le vendono o le riparano, e persino sulle navi che le trasportano da un paese all'altro a destinazione. Apro una parentesi: aziende di trasporto, quelle navali, che stanno richiedendo a gran voce delle regolamentazioni, delle tutele dedicate al trasporto di auto elettriche, perché, lo mostrano i grafici, gli incendi a bordo negli ultimi anni sembrerebbero essere aumentati notevolmente. Incendi che invece, quando si verificano su auto termiche tradizionali, sono facilmente imputabili ad una scarsa manutenzione del motore o di alcune sue componenti, quindi su auto generalmente obsolete e con poca manutenzione per l'appunto. Il secondo aspetto che invece viene trascurato quando si legge di queste ricerche o si parla con qualcuno di incendi che coinvolgono auto elettriche e auto termiche è il modo, i metodi in cui questi incendi vengono spenti. Su un'auto termica, infatti, un principio di incendio di lieve entità può essere spento davvero con poco, anche con un piccolo estintore portatile. Invece su un mezzo elettrico, quando prende fuoco, e lo vediamo non solo con le auto ma anche con mezzi più pesanti o di diversa categoria come monopattini e bici elettriche, quando una singola cella prende fuoco, dicevo, è una reazione a catena che in pochi secondi coinvolge l'intero pacco batteria. Incendi che purtroppo non possono essere spenti così facilmente né con l'acqua, l'abbiamo visto nello shorts a inizio video, ma richiedono l'intervento di squadre pompieri specializzati in questo tipo di intervento, e molto spesso non basta. Loro stessi, lo vediamo nei video, nelle notizie, preferiscono lasciare bruciare le auto, magari messe in sicurezza in luoghi isolati, perché le batterie a litio, le celle, quando prendono fuoco diventano totalmente instabili per loro natura chimica anche dopo minuti, ore o giorni dal primo incendio. Ora lo so che in tanti, anzi tantissimi qui sotto nei commenti mi attaccheranno dicendomi: Michele, ma come? Tu che sei un grande appassionato di tecnologia vai contro le auto elettriche che sono il futuro e sono strapiene di tecnologia? No, ragazzi, facciamo chiarezza. Io non vado contro le auto elettriche, mi limito ad esporre dati di fatto per poterne parlare e discutere insieme a voi. Per una mia personale idea, le auto elettriche con le attuali batterie al litio, che sono chimicamente instabili di loro natura, non lo dico io, è la chimica, auto che arrivano a pesare a volte anche oltre 3 tonnellate come il recente Cybertruck di Tesla, trovo che siano ancora una fase transitoria verso il vero elettrico del futuro, che magari arriverà tra un po' di anni con batterie più sicure che permetteranno una maggiore autonomia, ricarica molto più rapida,
pesi molto inferiori e magari un prezzo di acquisto dello stesso mezzo, veicolo, auto o quello che è, inferiore e magari più simile ad un'auto termica tradizionale, perché ad oggi, escludendo gli incentivi che non durano per sempre, acquistare un'auto elettrica è più caro oggettivamente rispetto ad un'auto a benzina. Servono delle infrastrutture che in Italia non abbiamo in tantissimi, anzi chi può permettersi di avere una colonnina in casa, degli impianti solari per convertire l'energia elettrica green, davvero in modo green, gratuitamente, in questo caso un'auto elettrica fa il caso suo, ma per tanti altri italiani non è così. Per farvi un esempio, qui nella zona di Bari, con oltre 1 milione di abitanti, abbiamo all'incirca una ventina di stazioni di ricarica pubbliche che sono davvero una miseria. E voglio vedere, se tutti noi avessimo ora un'auto elettrica, come andremo a ricaricarle e se l'energia elettrica basterebbe per tutti. Queste, ragazzi, sono tutte domande, secondo me, lecite, che mi portano ad avere tanti dubbi. Perdonate se sembro un po' arrabbiato, ma a volte quando discuto con fan di auto elettriche, che fanno bene a esserlo, ma che non permettono di avere un confronto costruttivo, mi girano un po' le scatole. Ora però voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, fatemelo sapere e lasciate un bel like per supportarmi e condividete questo video a tutti i vostri amici. Questo è tutto, vi saluto, alla prossima e guidate sempre in sicurezza, sia che la vostra auto sia elettrica, termica, a idrogeno, a combustibili strani, insomma quello che è. Va bene, alla prossima, ciao ragazzi!